Grazie, gentili autorità, rappresentanti delle istituzioni, espositori, partner, giornalisti, visitatori, benvenuti. Desidero innanzitutto rivolgere un caloroso saluto e un sincero ringraziamento anche al vice sindaco di Bergamo, Sergio Gandi, che conosciamo da parecchi anni e che ci appoggia sempre anche in tutte le nostre iniziative, per la sua presenza, e anche un saluto e un ringraziamento anche a Claudia Maria Terzi, assessore alle infrastrutture e opere pubbliche della Regione Lombardia, che è sempre presente nella inaugurazione anche delle nostre manifestazioni. Ringrazio il prefetto Luca Rotondi di essere qua presente, così come anche Maria Paola Esposito, segretario generale Camera di Commercio di Bergamo, con la quale stiamo parlando assiduamente anche dello sviluppo anche della Fiera di Bergamo per quanto riguarda anche Kölnmesse, e anche Giuseppe Pinati, che è sempre presente e con cui stiamo dialogando. È con grande piacere che anche a nome di Kölnmesse diamo benvenuto alla seconda edizione di Interzoom Forum, e con grande Bergamo diventa oggi anche un punto di incontro per l'intera filiera della componentistica per il mobile, delle applicazioni per l'arredo e il contract outdoor, fino ai settori anche della nautica e anche della camperistica. Una presenza qualificata che comprende anche il mondo delle tecnologie e delle macchine tessili dedicate alla produzione di divani, materassi e sistemi anche di comfort, e sono qui presenti 263 aziende da 26 paesi e una crescita anche del 20% delle presenze rispetto alla precedente edizione di Interzoom Forum qua a Bergamo. Devo dire che la manifestazione conferma la propria importanza, il proprio ruolo di riferimento per il settore. Sono attesi più di 5.000 visitatori provenienti anche da 52 paesi. La partecipazione di un pubblico nazionale e anche internazionale, insieme al programma convegnistica internazionale ricco e anche di alto livello, e alle numerose iniziative collaterali come il programma anche di matchmaking, rappresenta una straordinaria opportunità per entrare in contatto in solo i 2 giorni con l'intero ecosistema del design. Il congresso integrato in Interzoom Forum approfondirà l'evoluzione delle subforniture nei diversi comparti industriali, perciò parleremo di sostenibilità, innovazione, anche di trasformazione degli stili di vita. Il programma vedrà la partecipazione anche di 40 relatori in 25 talk, e affiancati anche da 15 keynote speaker sul palco di Surface in Motion Italia, che si svolge nell'alto padiglione. Surface in Motion Italia, che è la versione italiana di un modello di un congresso che si svolge sempre in Germania, che è stato integrato poi anche qui in Interzoom Forum. Perciò un appuntamento che conferma Bergamo come uno dei punti di riferimento per l'industria dell'arredo, del design e della subfornitura a livello nazionale e internazionale. Siamo molto orgogliosi di essere qua a Bergamo. Devo dire che anche noi come Kölnmesse, noi organizziamo 120 fiere all'anno, però anche l'hub di Bergamo per noi è fondamentale, perché organizziamo già 3 manifestazioni, Interzoom Forum. 11-12 novembre debutterà la fiera dell'impiantistica sportiva qua a Bergamo, e l'anno prossimo anche quella della ferramenta e anche del fai da te. Perciò Bergamo per noi è fondamentale, anche con tutte le infrastrutture tipo treno, aeroporto, e mi auguro anche un ampliamento anche della fiera. Senz'altro ovviamente è una piattaforma interessante anche per lo sviluppo futuro nostro, anche per portare altri format espositivi. Perciò ringrazio la presenza di tutte, anche associazioni nazionali e internazionali, gli ordini degli architetti, e devo dire che vi auguro a tutti una partecipazione proficua e anche stimolante, e per quello passo la parola poi al vice sindaco Sergio Gandi. Grazie a tutti e buona fiera. Una breve relazione di... Sì, esatto. No, perché Claudia Terzi teme sempre che io sfori rispetto ai tempi che mi vengono assegnati, però seguendo il suo esempio, che è quello di essere sintetico, voglio dire soltanto qualche parola di gratitudine nei confronti di Thomas Rosolia, di Kölnmesse, per aver scelto, per le collaborazioni che sono state raccontate, e in particolare per Interzoom, la Fiera di Bergamo, che per noi, come Claudia mi insegna, molti di voi mi insegnano, è un asset fondamentale.
non solo perché è collocato in un luogo strategico nella città e nel territorio provinciale, ma perché suscita un interesse crescente nei confronti degli operatori dei più diversi settori e degli organizzatori di fiere. Voi siete leader tra gli altri nell'organizzazione delle fiere dedicate al living, quindi all'abitare, e questo evento lo dimostra pienamente. I numeri che hai ricordato lo attestano, ma lo attesta il complesso delle cose che qua accadranno in queste giornate, perché non solo un modo innovativo anche di mettere in relazione i portatori del business, diciamo, questo allestimento lo attesta, cioè il fatto di incontri individuali e individualizzati, specifici, che mettano insieme le diverse appartenenze e competenze, ma anche la parte molto interessante. Io non potrò partecipare come purtroppo devo dire sempre, che credo capiti anche a Claudia e al signor Prefetto. Noi vorremmo essere dappertutto e poi siamo in pochissimi posti in realtà nel complesso degli eventi che accadono in città. Però il complesso degli eventi che avete organizzato è impressionante e mette, diciamo, in relazione un mondo che dal punto di vista delle strategie future, delle dinamiche decisionali, delle scelte che gli operatori devono compiere, vive un momento di trasformazione importante. Poi leggevo qualche numero, non so se siano attendibili i numeri che ho reperito, però mi fa abbastanza impressione perché è un settore, quello del design, a parte che è un po' il simbolo del Made in Italy, e già di per sé è un tema, basta guardarsi attorno per capire come la componentistica poi sia un elemento essenziale di un mondo che ci fa riconoscere appunto nel mondo come leader, almeno diciamo nell'immaginario collettivo. Ma si parla di 50 miliardi di questo settore a livello italiano, ma nella nostra provincia 1 miliardo e 700 mila euro, 1 miliardo e 700 milioni. Cioè un settore importante anche dal punto di vista del numero delle imprese, 2.500, e degli addetti, più di 12.000. Quindi per noi è un elemento strategico e il fatto che, diciamo, la più grande fiera sicuramente d'Europa e del mondo, direi, abbia scelto questa sede per organizzare questo evento è un motivo di grande orgoglio, ma anche una sfida per essere all'altezza di questa scelta. Credo che qua ci sono tutti gli ingredienti, sia da parte di chi gestisce l'immobile, guardo Beppe Pinati, il compito del raddoppio è un compito del territorio, sicuramente del nostro comune, della provincia, della regione, ma è un compito soprattutto dell'immobiliare fiera che Beppe con grande maestria guida da qualche anno. Noi daremo tutta la collaborazione del caso per consentire a questi eventi di avere un'evoluzione e uno sviluppo ulteriore futuro e per creare altre occasioni di collaborazione con Colmesse, che ringrazio ancora per aver scelto di essere qui. Faccio la mia velina direttamente. Buongiorno, è un piacere, Claudia Maria Terzi, assessore di Regione Lombardia. È veramente un piacere per me stamattina essere qui, senza fare danni, con voi a condividere questa inaugurazione. Condivido in particolare l'orgoglio di cui parlava poco fa il collega Sergio Gandi rispetto alla scelta di Colmesse di appunto identificare in Bergamo il luogo ideale, nella Fiera di Bergamo il luogo ideale per svolgere tutta una serie di manifestazioni che insomma l'anno prossimo aumenteranno. Anche noi siamo veramente lieti e condividiamo, come posso dire, non solo la scelta ma anche la volontà di continuare ad investire su Bergamo. Questa è una edizione di Interzum che vuole affrontare appunto tutte quelle che sono le trasformazioni nella filiera e nella catena della fornitura, in un momento abbastanza complicato, lo sappiamo. Tutta la nostra economia, tutte le nostre filiere produttive e in Lombardia, sapete, abbiamo non solo tante catene, specialmente tanti distretti produttivi che effettivamente guardano e lavorano con il moldo. Dicevo però, tutta questa economia, la spina dorsale della nostra regione, in realtà soprattutto negli ultimi mesi, ma direi forse negli ultimi anni, a partire dal Covid in poi, seppure in maniera, come posso dire, gestita, insomma, con la volontà di gestirla e con la volontà di superarla, in realtà si trova ad affrontare tante sfide che derivano da fattori esogeni, su cui la Regione può intervenire poco, le filiere produttive forse ancor meno, ma vanno affrontate, un po' per la sopravvivenza e un po' perché in realtà non ci accontentiamo della sopravvivenza, ma vogliamo continuare a crescere e a investire sulle nostre imprese. È importante per questo che fiere come quella che stiamo ad inaugurare e che inaugureremo tra poco si svolgano
in particolare in Lombardia, ancora più in particolare a Bergamo. Fiere come queste fanno è non solo evidentemente solo tra virgolette rappresentare e realizzare la parte espositiva, che è assolutamente importante, ma soprattutto attraverso i workshop, attraverso tutti gli incontri che si svolgeranno, danno la possibilità a tutti gli espositori, a tutti coloro che fanno parte di questo importante mondo, un mondo con i numeri che citava poco fa Sergio, dicevo, di entrare in contatto, di confrontarsi, di parlare e, perché no, oltre che a instaurare nuovi rapporti economici, anche magari decidere, capire come affrontare queste sfide. È una cosa che evidentemente deve essere fatta anche con l'accompagnamento delle istituzioni che sono qui oggi per l'inaugurazione, ma che ci sono sempre a prescindere dalla presenza fisica. Si deve fare anche perché, e ci stiamo ragionando da molto tempo in Regione Lombardia, perché le fiere e i momenti come questi sono i momenti ideali anche per affrontare quei temi spinosi che, ribadisco, da qualche anno caratterizzano la vita anche delle nostre imprese. È così che intendiamo che debbano lavorare soprattutto per il futuro le fiere, e devo dire Bergamo, come è capitato spesso e volentieri, anticipa un po' questa modalità d'approccio, questo cambiamento di quelle che sono appunto le attività espositive, ma anche tanto lavoro di confronto, tanto lavoro anche spesso e volentieri di crescita e di formazione. Per quanto riguarda la Fiera di Bergamo, lo sapete, abbiamo grandi sfide davanti, una posizione strategica anche per quanto riguarda il tema di questa fiera di Interzum, cioè insomma una collocazione tra Bergamo e la Brianza, che sono i due distretti produttivi che si occupano di forniture di design più importanti d'Italia, ma anche d'Europa. Quindi una posizione strategica, la vicinanza all'aeroporto, il collegamento con il nuovo treno che porterà all'aeroporto e per cui è già prevista una fermata anche in prossimità della fiera, tutto il lavoro che si sta facendo in Regione Lombardia per accompagnare e rendere possibile questo grande progetto del raddoppio della fiera, convinti, ripeto, che seppur in un momento di grande trasformazione qui si debba investire e lo si debba fare per il territorio di Bergamo, ma in generale per tutto il territorio lombardo. I numeri di questa manifestazione sono numeri che mi hanno colpito molto, si diceva prima più di 240 espositori, 26 paesi, 25 talk e 40 speaker e tanti eventi speciali che danno l'idea, come ribadisco, di una fiera che è un luogo di esposizione, ma è un luogo soprattutto di incontro di business. Quindi non mi rimane altro che augurare a tutti voi e a tutti coloro che riempiranno queste due magnifiche giornate a Bergamo un buon lavoro. Grazie. Buongiorno a tutti, benvenuti. In questo quarto d'ora, 20 minuti, premieremo le aziende che sono state selezionate per la seconda edizione di Interzum Forum Award 2026. Mi preme ricordare due cose. In primis, perché è un premio, un po' tutti gli eventi realizzano premi, perché i premi in realtà sono un'occasione abbastanza straordinaria, come i concorsi, per misurare il mercato, per capire su cosa stanno lavorando le aziende e un po' qual è il polso, quali temi, quali le attenzioni, quali le sensibilità. E in seconda motivazione è che è anche un momento per raccogliere, intorno alla fiera e intorno al premio, una community che in realtà è la giuria, che mi preme ricordare, che lavora alla selezione e si confronta proprio sulle tematiche che emergono. Quindi ricordo in primis i giurati. Hanno fatto parte di questa edizione del premio Luisa Bocchietto, past president di ADI e anche di WDO, che è World Design Organization, e anche membro della giuria di Orgatec, Cristina Boeri, co-direttore del Master Sensorial Surface Design del Polidesign del Politecnico di Milano, Christine Hargraves, che è qui con noi e che ringrazio, che è Executive Director del National Bed Federation, Freddy Clauvert, anche lui con noi e ringrazio, Managing Director di BIA, che è European Bedding Industries Association, Sasha Peters, che è immancabile, è sempre con noi durante Interzum e anche Interzum
Forum Italy, che è un innovation consultant e material expert della sua società Auto Innovation, e 2 designer, Mark Sadler e Dirk Spierenburg, che non hanno, diciamo, bisogno di presentazioni. Allora, vado a chiamare i premiati e chi premierà. Il premio è stato diviso in 2 categorie. Gli altri anni avevamo deciso di specchiare un po' le categorie anche espositive. In realtà ci siamo accorti che molti dei prodotti incrociano, diciamo, obiettivi e anche visioni su 2 tematiche essenziali, l'innovazione e la sostenibilità. Quindi abbiamo deciso di semplificare i premi in queste 2 macro categorie. Quindi siamo molto onorati di avere con noi il primo premiato della categoria Innovation, Boitex, lo abbreviò, lo semplifico, il nome è molto più lungo e quindi chiamo a ritirare il premio Mr. Arun Gurkan Yagit, non so se l'ho pronunciato in modo corretto, non so se c'è. Ok, e invite Mike Fisher, Director of Interzum Cologne, present the award. Hi. Nice to meet you. Thank you so much. La motivazione è per aver trasformato l'olio da cucina esausto in materia prima per la realizzazione di un filato tessile, sostituendo parte delle sostanze chimiche convenzionali di origine petrolchimica nella filiera del bedding. In realtà questo prodotto è stato realizzato in collaborazione con l'azienda italiana ERCA, quindi questo è un tema che insomma è sicuramente un onore e un vanto. È stato sviluppato questo tessuto per materassi Enviro utilizzando sostanze derivanti da oli domestici riciclati e filati in poliestere riciclato, confermando tra l'altro delle performance elevate. Sono le proprietà idrofile, antistatiche, la facilità di igienizzazione, e il prodotto ha conseguito delle certificazioni secondo gli standard Blue Sign, GOTS e ZDHC. Quindi grazie, possiamo premiare Boitex. Congratulazioni. Do you want to tell something about the prize? I can give you a microphone, yes. Thank you. It's an honor to be here, and thank you to Interzum organization and to the jury for giving us this award. And it's an honor to have this award, especially in Italy, because it's a nice Italian technology that we developed with our partner in Milano-based, and it's the first recycled product, which is a treatment, not the fiber, not the yarn, which has a GRS certification in the textile industry. So we really love this product, and it's really honor to be here. And again, thank you very much. And we wish to have you also in our stand and give you more details if you need it. Thank you very much. Thank you. Thank you to you. Azzeccato il job title. Grazie. E chiamo a premiare Sasha Peters, che avevo visto qua e spero sia ancora con noi. Ok, grazie. Stiamo parlando in questo caso di un sistema. Vado a leggere la motivazione. Il premio è stato conferito per aver realizzato un accessorio che potete vedere alle vostre spalle in 2 versioni, molto funzionale, con soli 2 fissaggi a pareti, sospeso da terra. E questo era un tema legato a facilitare la pulizia liberando lo spazio a pavimento, con una struttura modulare che ruota, si assembla e si riconfigura in base alle esigenze dell'ambiente in cui è posizionato, realizzato con materiali riciclabili, durevoli, unisce, diciamo, questa è la motivazione che ha dato la giuria, sostenibilità, ma anche un, diciamo, acclarato rigore formale. Quindi complimenti per il premio. E la domanda che viene spontanea è: da dove nasce questa necessità? Perché sviluppare un prodotto così? Buongiorno a tutti, appunto io sono Elisa Dolci, vi ringrazio intanto per questo premio. In realtà è frutto di 2 diverse generazioni, me e mio padre. E in realtà era una mia necessità, nel senso che stavo facendo casa e volevo veramente creare un unico ambiente di linee da inserire sia in bagno sia in cucina,
Ecco perché viene fatto sia in acciaio inox sia in ferro verniciato a polveri epossiliche. Bene, quindi complimenti e Grazie. in bocca al lupo per diciamo, il successo commerciale Grazie mille. del prodotto. Grazie. Di essere stata con noi. Terza azienda premiata sempre nel settore innovazione, Morgan Tecnica, e chiamo Fabrizio Giachetti, CEO di Morgan Tecnica, che ringrazio. A premiare chiamo Thomas Rosolia, amministratore delegato di Colmes, e bisogna premiare, grazie. Categoria diciamo diversa, stiamo parlando di macchine, vi lascio per la foto di rigore, scusate. Motivazione del premio è per avere progettato e realizzato una nuova generazione di macchine Spider-Cat che potete vedere, penso, qua in fiera, quindi la macchina è fisicamente qua. Nuova generazione di macchine da taglio monostrato per offrire estrema precisione, efficienza, prestazione sostenibile nella produzione, zero emissioni e zero fumi, zero odori, nessun consumo di plastica e carta, un ridotto consumo energetico. Quindi questo sistema, questa macchina, è compliant a una richiesta di mercato di linee di produzione efficienti e a basso impatto ambientale. Le chiedo proprio una battuta sulla motivazione, che è un po' la vostra vocazione, no? Questa di innovare su questa tipologia di macchine. Quindi da dove viene questa spinta così accelerata verso uno zero net? Allora volevo aggiungere che è anche una macchina completamente Made in Europe. Non c'è una Ok. singolo componente made in China. Ed è il motivo forse perché ci è venuta questa idea, cercare di creare una nuova barriera tecnologica tra noi e diciamo questo tsunami che sta arrivando. E quindi grazie alla giuria, grazie Thomas, grazie Maria, grazie Carlotta, grazie Interzum Colmes e grazie al mio team. Io sono il CEO ma mi occupo di R&D e di innovazione, quindi per me questo vale doppio perché è un riconoscimento non solo all'azienda ma anche A tutte le persone, al mio certo. lavoro, al lavoro della mia squadra, che ho qui due capi, quei signori con la barba, quello bello e quello esperto. Grazie, grazie a tutti. Grazie a voi e in bocca al lupo appunto per il successo del prodotto, della nuova macchina. Grazie molte. Bene. Cambiamo categoria di premio, andiamo a premiare i prodotti ESG e Sustainability. In questo caso il premiato, e chiamo sul parco Elias Adarkawi, è Neonest. In realtà Neonest è il prodotto. Elias, welcome. Elias è il prodotto, ma è anche il sistema. E I invite Christine Hargraves to present the award. Thanks, Christine. Allora, potete vedere tra l'altro il sistema in fiera è qua, diciamo, nei primi stand sul lato, guardando la hall sulla sinistra. Leggo la motivazione: per aver unito circolarità dei materiali, plastica al 100% riciclate post consumo, modularità ed ecodesign sul tema del design dismantling, definendo un sistema letto realizzato con componenti di serie. Il telaio brevettato per letti e mobili è monomateriale e può essere completamente riciclato al termine del suo utilizzo. Il tema è che questo non è solo un componente ma un sistema, perché con NeoConnect per la connessione modulare tra i telai e Neocord, che permette il rivestimento semplice e sostituibile, questo appunto sistema rende il bedding altamente versatile e componibile in diverse soluzioni. Quindi thank you and congratulations. Do you want to explain a little bit more about the system? So we set off a year and a half ago to design Neonest, and our goal was really to reinvent the way we make furniture today. We have been doing it in the same way for hundreds of years, and it's always been a linear process, and we really wanted to redesign, reinvent it from the ground up. It wasn't easy, but we're very proud of what we achieved. And we didn't only want to have a more sustainable circular product, but to have a more efficient, a cheaper, a better product
per se. So yeah, thank you for this recognition. It proves that we are on the right track. We are only getting started. We really hope that we can make a real impact in our industry. But thank you to Interzoom, to the jury for your support. Thank you. Thank you to you, Ilias. No problem. Thank you. E ci avviamo all'ultimo premiato, sempre la categoria ESG e Sustainability. Simalfa è l'azienda premiata, il prodotto è Simalfa 475 SGT. Quindi invito Thomas Simler, please. Thomas Simler, Managing Director and CEO di Simalfa, to come on stage. Welcome. E Friedrich Lauert, thank you. I invite Friedrich to present the award. La motivazione è per aver realizzato un prodotto innovativo nel settore dell'incollaggio delle schiume, che è un po', diciamo, una delle vocazioni dell'azienda, e della produzione di materassi, che combina la Smart Glue Technology, spessore di applicazione ultra ridotti, asciugatura rapida e una formulazione a base d'acqua priva di cloro. Questa soluzione consente un'applicazione controllata senza dispersione di prodotto e la possibilità di riposizionare il materiale prima della pressatura. I think it's a new innovation that reflects your company and your vision. And do you want to say something about your... It's a product that reflects... Yes, it's a product that reflects your vision, I think, and the future of the sector. Do you want to say something about the price, the product? Yeah, thank you very much. First of all, thank you very much for this award. It's an honor to get another Interzoom award. It fits into our line of sustainable products. The Simalfa 475 Smart Glue Technology product is a product which is very efficient and helps to be sustainable in our bonding properties with that product. It's really a unique product. We have a lot of success with that product in the recent month. And yeah, I would like to invite you to our booth, C8 in this hall, and there we can explain more about that. Thank you very much. Thank you. Thank you. Bene, abbiamo premiato le 5 aziende che sono state selezionate dalla giuria e un ringraziamento in realtà va anche a tutte le aziende che hanno partecipato. Devo dire che la selezione che è stata fatta era abbastanza stringente e devo dire che possiamo dare avvio ai nostri talk.